Benvenuti al secondo appuntamento con questa serie di video dedicata ai grandi compositori della musica classica. Quest'oggi, nello specifico, mi dedicherò alla figura di un musicista che praticamente non necessita di alcuna presentazione. Mi basterebbe infatti darvi solo un indizio per farvi capire di chi si tratta. Il compositore di cui parliamo oggi può essere definito, senza timore di smentita, il poeta del pianoforte, e possiamo dire che il suo nome è strettamente legato a quello dello strumento romantico per eccellenza, al quale ha dedicato praticamente quasi tutta la sua produzione. Stiamo parlando ovviamente di Frédéric Chopin. Chopin nasce a pochi chilometri da Varsavia, in Polonia, nel 1810, da madre polacca e padre francese. Proprio dal cognome francese del padre nasce uno dei più frequenti e banali fraintendimenti in cui incappano i miei studenti, spesso confusi sulle reali origini di Chopin a causa proprio del suono francese del cognome. Ma bisogna fare attenzione, Chopin è nato in Polonia, anzi è proprio un forte senso di appartenenza nei confronti della terra natia a influenzare profondamente la sua musica. Chopin infatti rimarrà legato per tutta la vita alle proprie radici culturali, anche se in realtà ha vissuto in Polonia solo metà della sua vita all'incirca. Infatti, all'età di 20 anni si trasferì a Parigi. Chopin nacque in una famiglia abbastanza benestante e che gli permise di avere una solida educazione musicale sin dalla più tenera età. La madre, Justina, era una discreta musicista e suonava il fortepiano, mentre il padre, Nicolas, invece suonava il flauto. A circa 16 anni, quindi, dopo diversi anni di studio privato del pianoforte, Friedrich iniziò a seguire le lezioni nel prestigioso conservatorio di Varsavia. Sin dagli anni giovanili ha composto dei brani pianistici entrati nella leggenda, fra i quali la polacca in sol minore composta a soli 7 anni. Nel 1827 avvenne un episodio molto importante per la sua vita, cioè la morte della sorella Emilia, a cui era profondamente legato. Chopin è probabilmente il musicista che è stato in grado di esprimere meglio con le note il concetto stesso di amore e più in generale tutto quello che può essere definito lo stato d'animo tipico del romanticismo, sognante e malinconico, ma spesso anche dotato di slanci impetuosi e persino travolgenti. Lui ci ha lasciato, in buona sostanza, una perfetta incarnazione dell'anima romantica nel suono pianistico. Abbiamo già detto che Chopin lasciò relativamente presto, all'incirca verso i 20 anni, la Polonia e il suo primo amore, Costanza, una cantante lirica. Da quel giorno il compositore non metterà mai più piede sul suolo natio a causa di radicali cambiamenti politici avvenuti in quel periodo e che lo costrinsero a vivere tutta la vita in esilio. Nel 1831 avvenne infatti il celebre tentativo di rivolta del popolo polacco nei confronti degli oppressori russi, conclusosi però in una tremenda disfatta.
Chopin in quel periodo si trovava a Stoccarda, in Germania, per una serie di concerti e quando venne a conoscenza dell'accaduto provò un tremendo senso di smarrimento e un profondo dolore per la sorte dei suoi connazionali. Anche se, in fondo c'è da dire che forse abbiamo una visione eccessivamente romanzata del patriottismo di Chopin. Testimonianza di questo difficile periodo del compositore ci è data dal celeberrimo studio Opera 10 numero 12, intitolato appunto La caduta di Varsavia o Studio rivoluzionario. Attenzione però, la musica di Chopin non ha mai ricevuto indicazioni letterarie o filosofiche da parte dell'autore in persona. Chopin l'ha sempre immaginata come arte autonoma, musica fine a se stessa, e non abbiamo nessuno scritto che illustri delle intenzioni descrittive di alcun tipo. I vari nomi dati ai suoi lavori sono sempre apocrifi, infatti. Quando Chopin si stabilì definitivamente a Parigi, soffriva già di quei problemi di salute che purtroppo caratterizzarono tutto il resto della sua vita, nello specifico la tubercolosi. In Francia venne accolto con calore ed entusiasmo, già celebre per le superlative doti di cui era in possesso e che aveva mostrato in numerosi concerti, soprattutto durante la parentesi a Vienna. Nella capitale francese strinse amicizia con molti musicisti, poeti, filosofi, ad esempio con Franz Liszt, Vincenzo Bellini, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Honoré de Balzac. Invece la sua carriera concertistica subì una riduzione. Dopo l'esordio nel 1832 nella Salle Pleyel, di proprietà dell'omonima ditta di pianoforti, che saranno sempre i preferiti di Chopin e il cui nome è infatti strettamente legato a quello del pianista polacco, egli iniziò poi ad esibirsi raramente, per la precisione circa una volta l'anno e quasi sempre nella stessa sala Pleyel. Chopin infatti disse: «Io non sono fatto per i concerti, la folla mi fa paura, mi sento paralizzato da quegli sguardi curiosi, ammutolito da quei visi estranei». Il suo luogo abituale e più naturale di esibizione, infatti, fu quello dei salotti parigini o inglesi nell'ultima parte della sua vita, in cui allietava la buona società borghese, ma anche aristocratici, banchieri, artisti, politici, in un ambiente più intimo e raccolto. Parallelamente, Chopin vendeva molto bene le sue composizioni, che infatti vennero pubblicate quasi tutte durante il corso della sua vita e spesso da diversi editori, anche tre contemporaneamente. Inoltre aveva molti allievi di pianoforte, per lo più appartenenti all'alta società. Una serie di attività ben remunerative, insomma. Ma Chopin, nonostante il buon tenore di vita acquisito a Parigi, continuò sempre a sentire nostalgia della sua terra e riversò in musica questo stato d'animo, in composizioni intrise di lirismo e di richiami alle tradizioni musicali polacche. Un amore che di certo non è mai stato a senso unico. Chopin amava la sua Polonia, ma anche la Polonia, ancora oggi, vede in lui un vero simbolo dello spirito polacco e un motivo di orgoglio nazionale. Nel 1835 la sua vita sentimentale sembrò trovarsi di fronte ad una svolta improvvisa quando conobbe la contessa Maria Wozinska. I due inizialmente si fidanzarono e dopo poco sembrano addirittura ad un passo dal matrimonio, quando però improvvisamente la famiglia della duchessa si oppose, probabilmente a causa della malattia di Chopin.
Pochi anni dopo, però, Friedrich conoscerà il vero amore della sua vita, la poetessa George Sand, pseudonimo del suo vero nome Aurora Dupin. Lei era di 6 anni più grande e i due nutrirono reciprocamente dei sentimenti profondissimi, nonostante fossero in realtà due persone all'apparenza così diverse, tendenzialmente incompatibili. Vuoi per estrazione sociale, vuoi per idee, vuoi per storia di vita vissuta. Chopin, ad esempio, viveva ben radicato nei salotti aristocratici e dell'alta borghesia, mentre George Sand era così lontana da quegli ambienti, era un'anima libera, selvaggia, potremmo dire. Nonostante le profonde differenze, però, rimasero insieme per ben 8 anni. I due innamorati, alla ricerca di un luogo più salubre in cui trasferirsi a causa della tubercolosi di Chopin, si recarono in Spagna, nello specifico nell'isola di Maiorca. Il destino beffardo però li accolse con un tempo pessimo e che fece aggravare ulteriormente le condizioni già precarie di salute del povero Friedrich. Un vero scherzo del destino, perché sicuramente non ci aspetteremmo mai un clima del genere dall'isola di Maiorca, sempre calda e soleggiata. Secondo alcuni storici, forse la coppia si trasferì in Spagna anche per sfuggire in un certo senso da alcuni comportamenti particolarmente insistenti e fastidiosi dell'ex marito di George Sand, il quale a quanto pare continuava a dare problemi alla ex moglie. Dopo solo un anno, i due fecero ritorno a Parigi e vissero una storia d'amore tormentata e passionale fino al 1846, anno in cui si lasciarono e Chopin a quel punto cadde in una tremenda depressione che gli impedì anche di essere produttivo come prima nella sua attività compositiva. Negli ultimissimi anni di vita, Chopin si trasferì a Londra insieme alla sorella e ad un'allieva che si prese cura di lui, ma ormai le sue condizioni di salute erano praticamente irreversibili. Dopo essere rientrato a Parigi, Chopin morì nel 1849 all'età di soli 39 anni. Chissà quanti altri capolavori avrebbe potuto darci con una vita più lunga. Il suo corpo si trova a Parigi, nel cimitero di Père Lachaise, ma il suo cuore, chiuso in un'urna, venne portato a Varsavia, nella chiesa di Santa Croce. Sin dal 1927 a Varsavia si svolge il concorso pianistico internazionale Friedrich Chopin, uno dei più prestigiosi del mondo e che ha annoverato tra i suoi vincitori pianisti del calibro di Maurizio Pollini, Martha Argerich, Christian Zimmermann e tanti altri. Sicuramente questi nomi rientrano tra quelli degli esecutori più raffinati della musica di Chopin, ma non possiamo dimenticare altri straordinari interpreti della sua musica, come Alfred Cortot, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Askenazy, l'italiano Arturo Benedetti Michelangeli e tanti altri. Dal 1955 il concorso si svolge ogni 5 anni.
La musica di Chopin è tipicamente romantica, libera da forme rigide e regole accademiche, è infatti ben noto l'utilizzo delle forme libere nel periodo romantico e il conseguente abbandono degli schemi rigidi e prefissati tipici del periodo classico, di cui rigetta gli schemi formali e quel senso di simmetria nella composizione. Al contrario, nella sua musica Chopin segue sempre la passione, l'impeto, l'ispirazione del momento. Chopin disse: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Frase che fa il paio con la definizione data da Liszt. La musica di Chopin ha un'ispirazione imperiosa, bizzarra, irriflessiva. Sempre Liszt disse: mai il carattere di Chopin ha nascosto un solo impulso dettato dal più delicato sentimento d'onore e dalla più nobile intesa degli effetti. Eppure mai natura fu più atta a giustificare degli scatti, dei difetti, dei capricci e delle singolarità brusche. La sua immaginazione era ardente e i suoi sentimenti arrivavano fino alla violenza. La sua struttura fisica era debole e malaticcia. Chi può misurare le sofferenze scaturite da queste cose opposte? Devono essere state tremende, ma non ne diede mai spettacolo. Ne conservò il segreto, lo nascose a tutti gli sguardi sotto l'impenetrabile serenità di una fiera rassegnazione. Sicuramente il suo stile ha subito l'influenza di musicisti pre-romantici, quali l'irlandese John Field, ad esempio, inventore del notturno. Il notturno è una delle famose forme libere tipiche del periodo romantico. Si tratta, per la precisione, di brani dal sapore malinconico e sognante. Forse rappresentano l'immagine della musica di Chopin diventata più diffusa a livello di cultura di massa, anzi proprio di immaginario collettivo, potremmo dire. Probabilmente un conoscitore superficiale della musica di Chopin tenderà inevitabilmente ad associarlo proprio a questi stilemi esecutivi, e per certi versi non è sbagliato. Nei notturni Chopin si esprime su vette altissime. Si tratta di brani dalla struttura tripartita, in cui ad una parte iniziale intima, delicata, oserei dire vellutata, spesso si contrappone uno sviluppo centrale di carattere diametralmente opposto, a cui poi fa seguito una parte finale che è una riproposizione di quella iniziale, ma arricchita da diverse modifiche e ornamenti. Chopin sentì l'influenza anche della melodia italiana e di Vincenzo Bellini in primis, ma anche quella delle sue radici musicali polacche. E ne sono un fulgido esempio appunto le mazurche e le polacche, in quanto di diretta derivazione dalla musica propriamente popolare, quella che potremmo definire musica tipica del folklore. Si tratta infatti di rivisitazioni di danze tipiche della Polonia, caratterizzate da una scrittura pianistica più semplice, una scrittura alleggerita, un ritmo ternario che prevede spesso lo spostamento di accenti sulla parte debole, e poi caratterizzata anche dalla presenza di diversi accorgimenti armonici che ricordano proprio le formule impiegate nella musica tradizionale. Ma l'arte di Chopin si è espressa in molti generi pianistici differenti e forse al suo massimo livello proprio nel genere potenzialmente meno adatto all'espressione artistica, lo studio. Chopin, per la precisione, ha scritto i 12 studi dell'Opera 10 e i 12 studi dell'Opera 25. Ognuno di essi affronta una ben precisa difficoltà tecnica o espressiva del pianista, in un chiarissimo intento didattico. Il tutto però senza tralasciare la bellezza, in quanto questi brani riescono nella difficile operazione di coniugare esercizi di tecnica e contenuti formali di una straordinaria ricchezza ed espressività musicale, sia dal punto di vista melodico che da quello armonico.
Sicuramente Chopin ha preso ispirazione per queste raccolte da quella di Ignaz Moscheles. Tra gli assoluti capolavori del compositore polacco abbiamo poi anche i 24 preludi, i quali rappresentano dei piccoli brani in tutte le 24 tonalità sia maggiori che minori e disposti secondo il ciclo delle quinte. Schumann li definisce degli schizzi, incipit di studi, frammenti di rovine, penne d'aquila. Abbiamo poi le famosissime quattro ballate, un termine molto particolare per esprimere questi brani, se consideriamo che la ballata era un genere musicale vocale addirittura di epoca medievale. Ma Chopin utilizzò questo genere trasformandolo in una forma strumentale, pianistica nello specifico. Le ballate sono dei capolavori assoluti tra cui non saprei mai scegliere e potrò mettere però un solo frammento di una di esse. Allora, per fare la mia scelta, mi affiderò al giudizio di chi è più grande di me. Mi affido alle parole di Schumann e dello stesso Chopin, che tra tutte le ballate preferivano la prima ballata, quella in sol minore, opera 23, famosissima anche nella cultura di massa grazie al celebre film di Roman Polanski, Il pianista. Molto belli e conosciuti sono anche gli improvvisi, i valzer, la sonata in si minore, quella della famosissima marcia funebre per intenderci, la barcarola, i 2 concerti per pianoforte e orchestra, insomma ci sarebbe da parlarne per intere ore. Di certo è facile dire che Chopin fosse un compositore da salotto, autore di pezzi brevi, compositore di melodie dolci e raffinate, piene di leggerezza, piene di grazia, melodie cantabili con un certo senso lirico che potremmo quasi trovare simile a quello operistico. La musica di Chopin infatti ha spesso dei richiami espliciti alla vocalità. Ma Chopin era molto di più.
Una musica spesso inquieta, spesso fiera, dotata di grande senso ritmico e che chiede all'esecutore un difficile lavoro interpretativo e un difficile equilibrio tra un tempo preciso da una parte e l'esigenza di rubare, quindi di renderlo al contempo elastico all'occorrenza dall'altra parte, per recuperare ciò che si è tolto in precedenza. Chopin fu in grado di esplorare il pianoforte in una moltitudine incredibile di tecniche, sfumature, colori, possibilità. Chopin chiede all'esecutore una ricerca timbrica, una padronanza del tocco e un controllo delle dinamiche davvero difficili da raggiungere. Per molti grandi pianisti è diventata la ricerca di tutta una vita. Altri non hanno mai trovato, non hanno mai raggiunto quella magia sotto le dita. Chopin non è un compositore per tutti, in sostanza, persino grandissimi pianisti magari non hanno mai avuto il repertorio di Chopin perfettamente nelle loro corde, o quantomeno non si sono espressi al meglio delle loro possibilità nella musica di Chopin. Il compositore polacco poi non si è mai dedicato alla musica sinfonica oppure operistica. Chopin non scrive mai melodie banali, anzi le arricchisce sempre con sottigliezze che ne evitino la monotonia, appoggiature, ritardi, cromatismi in genere. In fondo, Chopin si riconosce perfino nelle pause, o almeno queste sono le parole di Schumann. La compagna, George Sand, invece dirà: «Verrà il giorno in cui tutti sapranno che questo genio così vasto, così completo, così sapiente, come quello dei massimi maestri che egli ha assimilato, ha mantenuto un'individualità ancora più squisita di quella di Johann Sebastian Bach, ancora più potente di quella di Beethoven, ancora più drammatica di quella di Weber». Chiuderò come mio solito con un consiglio per gli acquisti riguardo un testo biografico secondo me particolarmente interessante. Le librerie sono sicuramente stracolme di libri su Chopin, ma credo che una delle letture più interessanti possa essere ancora oggi quella della biografia scritta da Alan Walker dal titolo Friedrich Chopin: A Life and Times. Testo purtroppo disponibile solo in lingua inglese. Vi lascio infine con la frase a mio parere più significativa e icastica tra quelle riferite al genio polacco. Ancora una volta cito una frase di Robert Schumann: «Le opere di Chopin sono cannoni sepolti sotto i fiori». Arrivederci al prossimo episodio.